Ciao a tutti da Corinaldo. Oggi sono a Corinaldo nelle Marche. Corinaldo è un borgo medievale, tra l'altro è nella lista dei borghi più belli d'Italia. Siccome fa caldo e non ho messo gli occhiali da sole oggi perché non mi andava di mettere le lenti, ho portato un cappellino tutto il giorno praticamente, e quindi adesso ho come l'impressione di avere i capelli da paggetto rinascimentale che però sarebbe in tema per il luogo. Comunque sentite le cicale, fa veramente tanto caldo, il cicaleggio è assordante. Non è la prima volta che vengo qui, ci sono stata innumerevoli volte, quindi c'è anche già un vlog, anzi forse più di uno, in cui sono a Corinaldo, perché comunque queste zone delle Marche sono le zone della mia infanzia, perché i miei nonni erano di queste parti e quindi ho passato tantissime estati qui. Però adesso vorrei entrare dall'entrata principale delle mura perché non sono sicura che nei vlog precedenti ci sia questo scorcio. A parte che ci sono tutte le sagre. Allora, la sagra è importante parlare delle sagre perché sono delle feste che caratterizzano le estati qui in Italia e sono le feste di paese che si chiamano sagre. Quindi vediamo che sagre ci sono. Allora, il 3, il 4, il 5, il 6 e il 7 luglio 2026 a Pianello di Ostra, provincia di Ancona, c'è la sagra del Passatello. Niente male. Quindi praticamente la sagra del Passatello è una festa in cui si mangiano solo passatelli, quindi sono tematiche. Poi c'è la sagra, che ne so, del prosciutto, e allora alla sagra del prosciutto si mangia solo prosciutto. E culturalmente sono degli eventi interessanti, devo dire, perché ogni zona, ogni luogo ha un prodotto tipico e quindi solitamente quel prodotto tipico viene celebrato alla sagra. E chi guarda i miei vlog da un po' di tempo, specialmente quelli di Natale, sa che noi mangiamo i passatelli in brodo a Natale, quindi sapete che cosa sono i passatelli. Adesso facciamo passare questa macchina e poi attraverso. Benvenuti nel mio castello. Entriamo nelle mura, vi porto a casa mia. Questa in realtà è una locanda, un posto dove si mangia, però è divertente perché quando la locanda è chiusa si può salire qui. Non è da tutti i giorni salire su delle mura del 1490. Bene. Abbiamo trovato rifugio sotto questi archi dove passa un po' d'aria, perché fa veramente molto caldo. Poi adesso è tutto chiuso perché che ore sono? Le 2:30, quindi non è proprio l'orario ideale per andare a passeggio. Poi tra l'altro è tutto chiuso perché qui fanno la pausa pranzo seria, quindi riapre tutto alle 4 e non c'è neanche nessuno in giro perché probabilmente stanno tutti a riposare. Quello che dovremmo fare anche noi forse. Vi leggo una storia che non sappiamo se sia vera o no, ma comunque è divertente. Casa di Scuretto. Questa è la casa di Scuretto, al secolo Gaetano, calzolaio, uomo semplice ed eccellente bevitore. Il figlio, emigrato in America, gli mandava regolarmente dei soldi per costruire una casa a Corinaldo, dove tornare un giorno ad abitarvi. Scuretto i soldi se li beveva regolarmente nelle osterie del borgo, finché il figlio, insospettitosi, chiese una foto della casa. Scuretto allora fece costruire solo la facciata, con tanto di numero civico, e si fece fotografare di fronte,
come affacciato ad una delle finestre. La casa, o meglio la facciata, oggi è ancora qui, incompiuta, anche perché i soldi non arrivarono più. Sarà realtà o finzione? Chi lo sa. Comunque qui la facciata effettivamente c'è, solo quella. Buonasera dalla spiaggia di Senigallia, anche detta spiaggia di velluto. Siamo venute in spiaggia a passeggiare, mi sono messa questo vestito lungo, mi piace molto, non sono solita mettere vestiti, di solito metto sempre i pantaloni, però adesso è iniziata la mia era in cui metterò solo vestiti lunghi come le principesse. Fa troppo caldo per mangiare e quindi abbiamo deciso di venire a passeggiare sulla spiaggia perché è l'unico modo per godersi il mare per noi in questo momento. Quest'anno io non ho alcuna voglia di abbronzarmi, non ho alcuna voglia di stare al sole perché mi rendo conto di essere proprio insofferente e quindi la spiaggia la viviamo la sera. Esatto, prendiamo la tintarella di luna. Sì, si vede, guarda. Ho rubato il ventaglio a mamma. Di là non ci possiamo affacciare perché c'è il sole che ti colpisce. Buongiorno dal castello di Loretello, che è un piccolo borgo, anche questo medievale, dove mi piace sempre tornare per prendere un caffè, per fare un aperitivo, principalmente per fare colazione. Ho ordinato un caffè shakerato, che vedrete anche nella serie sui caffè che sto facendo. Che dire, siamo circondate dalla campagna marchigiana molto bella, molto ordinata e molto riconoscibile. Stavo riflettendo su una cosa, che quando vedi dei paesaggi di campagna italiani, il più delle volte riesci a riconoscere di che regione si tratta, cioè ogni regione ha dei tratti molto distintivi nella campagna, nell'organizzazione dei campi proprio della campagna, per esempio delle coltivazioni. Se vedi una foto della campagna toscana, riconosci immediatamente che si tratta della Toscana. Quando vedi una foto della campagna marchigiana o della campagna abruzzese, che hanno proprio delle caratteristiche che sono differenti, no? Ognuna si distingue molto, però ovviamente devi essere abituato a vedere quei luoghi. Però per esempio, no, anche in Abruzzo, anche se magari ci sono coltivazioni simili, comunque l'estetica È diversa. della campagna proprio è diversa dalla campagna marchigiana. Anche la Puglia, allora. La Puglia è poi molto la- riconoscibile, l'Umbria è molto riconoscibile, quindi ogni regione ha proprio le sue caratteristiche estetiche quasi.
Abbiamo finito un aperitivo veloce, è rimasto solo il sedano del pinzimonio. Non ho il microfono perché sta in carica, ma siamo sedute al centro di Senigallia. Stiamo valutando se spostarci dall'altra parte per prendere il gelato oppure no. Adesso si sta alzando un po' d'arietta, ma c'è un'umidità pazzesca perché qui c'è il mare, quindi è molto umido, molto appiccicoso e si sente proprio la salsedine nell'aria. E non abbiamo fame in realtà, quindi ci siamo presi un aperitivo e siamo sedute a guardare lo struscio. Parola del giorno, parola importante dell'estate italiana. Abbiamo visto la sagra e oggi vediamo lo struscio, cioè le persone che passeggiano lungo il corso del centro oppure lungo il lungomare, dipende da dove ci si trova, insomma. E quindi noi siamo qui a guardare lo struscio, anche se è domenica sera e non c'è tantissima gente in giro. Ieri sera c'era molta più gente. Ah, siamo andate a vedere un campo di lavanda qui vicino, in campagna, bellissimo. Poi è stato bellissimo vedere tutte le api, i calabroni, i bombi che lavorano per portare avanti la natura. E ho fatto anche qualche video che probabilmente inserirò adesso nel vlog. Ciao a tutti e buon venerdì. Sono di nuovo a Roma. Sono tornata a Roma all'inizio di questa settimana, qualche giorno fa, lunedì per la precisione. È stata una giornata intensa lunedì perché abbiamo viaggiato in macchina. Abbiamo trovato tantissimo traffico per i lavori stradali, a causa dei lavori stradali. E poi la sera sono andata al Circo Massimo perché è iniziata la stagione del Teatro dell'Opera all'aperto al Circo Massimo e il primo spettacolo è stato una lezione di storia del prof Barbero. Ha fatto una lezione su San Francesco perché quest'anno è l'8° centenario della morte di San Francesco, che vuol dire che sono passati 800 anni dalla sua morte e quindi per questo motivo c'è stato questo evento. Quest'anno tra l'altro sono anche gli 80 anni della Vespa, la Vespa compie 80 anni quest'anno e mi è venuto in mente adesso perché andando nelle Marche sono partita venerdì scorso e ho notato per strada un gran numero di vespe che si dirigevano verso Roma e ho pensato che ci fosse un raduno e c'è stato infatti lo scorso fine settimana a Roma il raduno mondiale della Vespa per festeggiare i suoi 80 anni, quindi sarebbe stato carino andarci, però vabbè, non lo sapevo. Mi è sfuggito questo evento. Stasera tornerò al Circo Massimo, vado a vedere Il Gladiatore con l'orchestra del Teatro dell'Opera dal vivo. Mi porterò dei fazzoletti. Ah, volevo parlarvi anche dell'ultimo libro che ho finito di leggere, che è sempre lo stesso, di cui vi ho parlato varie volte e che vi ho detto che stavo leggendo. Si intitola Niente di vero di Veronica Raimo. Allora, la lettura è partita bene, ma non è finita altrettanto bene, perché la narrazione, la storia è iniziata con tanto slancio. L'autrice ci racconta della sua vita in maniera molto ironica, veloce, sagace e quindi mi sono creata delle aspettative sulla narrazione. Ero curiosa di vedere dove sarebbe andata a finire la storia. Solo che poi, piano piano, e forse è quello che intendeva fare, la narrazione si è un po' spenta andando verso la fine ed è diventata molto più introspettiva, molto più buia e più triste. Mi aspettavo che i toni
dell'inizio della storia rimanessero fino alla fine, invece no. Racconta di se stessa, racconta della sua vita, però poi io mi sono un po' persa alla fine. Non so se mi sono persa io o se la storia sia un po' persa. Alla fine dei conti non sono rimasta proprio soddisfatta di questa lettura, non mi è piaciuta tantissimo, devo dire. Capita. Ci rivediamo più tardi. Siete quasi per terra. Comunque io ho appena parcheggiato vicino al Circo Massimo, sono le 7 di sera ma sembra che siano le 3 del pomeriggio. Mi devo cambiare le scarpe. Ho portato le scarpe di ricambio perché con il motorino mi sento più sicura a mettere le scarpe da ginnastica, sinceramente. Ok, adesso in realtà sarà una camminata molto lunga perché ho messo questi sandali che hanno un po' di tacchetto e adesso dal Circo Massimo devo arrivare a Via del Corso e c'è un bel pezzo di strada dissestato perché ci sono i San Pietrini. Comunque chi va piano va sano e va lontano, anche se sono leggermente in ritardo, non per colpa mia però, ma perché io mi ero fatta un piano di parcheggio su dove lasciare il motorino per poi averlo pronto per tornare a casa dopo il concerto. E invece ho notato venendo in centro che molte zone di parcheggio sono chiuse perché stanno girando un film e ci sono tutti i camion della Cinetecnica, quindi del cinema. E quindi ho dovuto ricalcolare il mio programma di parcheggio strada facendo e quindi ho parcheggiato ovviamente più lontano del previsto, ma non fa niente. Avevo in programma di parcheggiare qui su questo spiazzo, ma non è stato possibile. Mi sa che sto camminando in mezzo alla strada. Va bene. Prima dello spettacolo mi vedo con una mia amica che viene con me allo spettacolo di stasera e per fare un aperitivo e andiamo su una terrazza nella speranza di non squagliarci. Wow, bellissimo. È emozionante. Tante persone, poi più di 200 musicisti. Poi vedere questo film al Circo Massimo. Sì, speciale. Queste sono le cose belle Esatto. di Roma. Mi è scesa una lacrimuccia alla fine. Ma io non mi ricordavo il film perché l'ultima volta che l'ho visto è stata tipo quasi 20 anni fa. Ma bellissimo, veramente stupendo. Come fai? No, questo si vede minimo, non ti dico una volta all'anno. ma dico iconic. Adesso sarà proprio l'appuntamento dell'estate. Se lo rifaranno, la prossima estate risaremo qui. Sì, andiamo un pochino più su sicuramente, però io ci ritornerei l'anno prossimo. Buongiorno. Allora, sono uscita questa mattina per fare delle commissioni e avevo in mente di restare fuori a fare un giro, magari andare a fare colazione fuori, ma vi assicuro che non si può. Mi sto squagliando e quindi torniamo a casa. Torniamo a casa perché non è possibile stare fuori purtroppo. Volevo iniziare questo vlog così spavalda, a passeggiare in giro. Non sono neanche le 11, ma veramente non si può purtroppo. Non si può.
Non so se vi capita di avere delle fissazioni per quanto riguarda alcuni cibi. In questo momento, in questo preciso momento, la mia fissazione sono le pesche, però quelle bianche, le pesche bianche, che però abbiano delle caratteristiche precise, ovvero devono essere sode e quindi croccanti al morso. Quindi quando io do un morso deve essere croccante la polpa, come se stessi addentando una mela. Si chiamano pesche bianche perché la polpa dentro è proprio bianca, è rosata. E queste sono le pesche che si usano per fare il Bellini. Vi ricordate quando avevo fatto quella serie sugli aperitivi? Tanto tempo fa. Ci dovrebbero essere ancora i video brevi qui su YouTube e anche su Instagram, penso ci siano ancora. Sei arrivato pure tu? Vuoi un pezzetto di pesca? Un pezzettino piccolo però, Ci siamo. Ci siamo. Voglio festeggiare insieme a voi un bel traguardo per il canale. Forse avrete visto che il mio canale YouTube ha superato gli 800.000 iscritti e quindi volevo cogliere l'occasione per ringraziarvi a voce, non solo con un post scritto ma proprio nel vlog, per tutto il vostro sostegno in questi anni, perché sono tanti anni che ci conosciamo e quindi grazie di cuore per essere qui sempre e spero che continuerete ad imparare l'italiano con le mie video lezioni e spero che vi siano sempre utili. Quindi alla nostra! Dai!